Occhi di lince, ciao. Mi chiamo Edo Tomaz, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e sono il creatore del metodo Yoga e Neurologia Funzionale. Oggi lo faremo una lezione teorica per quanto riguarda la neurologia funzionale e come potrebbe funzionare insieme allo yoga. Adesso condivido qualche slide, così cerchiamo di capire meglio. Ok, bene. E cominciamo dare una spiegazione cosa vuol dire neurologia funzionale. È un principio fondamentale alla base della neurologia funzionale, è la capacità di input delle entrate afferente, quindi verso il sistema nervoso centrale, di modulare lo stato integrativo del cervello o del sistema funzionale del cervello attraverso un cambiamento plastico neurale. Lo stato integrale centrale di neuroni determinerà la probabilità di attivare la risposta e quindi il potenziale di azione. Quindi la maniera in cui io do un messaggio, un input al mio cervello mi dà esattamente una risposta a livello meccanico, quindi a livello del movimento. Allora, la neurologia funzionale è quindi la neurologia in sostanza, ma che non, usa dei, farmaci e nemmeno in una maniera invasiva, ma con dei movimenti che sono attraverso l'attivazione dei sistemi che possono essere il sistema visivo, il sistema vestibolare, il sistema propriocettivo, il sistema respiratorio e quindi tutta la parte diciamo, uhm, più impiegata al movimento. Perché concentrarsi sul sistema nervoso? È più veloce, quindi reagisce in una maniera è più stabile anatomicamente e il più plastico funzionalmente. Allora, partiamo di cosa serve il cervello. Quindi l'obiettivo del cervello è mantenerci vivo. Quindi lo si ottiene grazie alla predizione. Cosa vuol dire la predizione? Sono gli schemi motori e di azione che il nostro corpo attua anticipatamente di forma involontaria per proteggere le funzioni vitali basiche. Quindi è di estrema importanza il movimento che ci permette di sopravvivere. Parliamo adesso di neuroplasticità. È il modo con il quale il nostro cervello modifica le proprie funzioni e quindi anche le strutture in maniera microscopica in seguito a lesioni, patologie oppure in seguito alla semplice introduzione di stimoli. È un creare nuove connessioni. Quindi neuroplasticità si creano delle nuove connessioni, eliminare altre o modificare al fine di creare un pathway predefinita. Può essere di tipo sinaptico o di non sinaptico. Qualsiasi tipo di apprendimento parte da qui e di questo è il modo che abbiamo per riprogrammare la centralina, quindi il nostro cervello. La neuroplasticità succede esattamente quando impariamo delle cose nuove, quando miglioriamo quelle già esistenti, quindi la neuroplasticità c'è la parte funzionale e strutturale. Funzionale è quella di breve termine, quindi imparo, mi dà dei certi risultati e quindi a un breve termine. Sfruttano connessioni esistenti, quindi quelli, che ce li ho già, un apprendimento quindi motorio. Strutturare, quindi che creano un lungo termine, cambio di organizzazione e numero di connessione sinaptica, modificazioni strutturali ai tessuti. I neuroni devono essere attivi per essere plastici. I timing, il tempo di somministrazione degli input, dell'informazione può essere l'unico punto critico. I fattori che influenzano la neuroplasticità, quindi se io non lo uso, quindi non do delle nuove informazioni, se non lo uso lo perdo. Questa è una regola. Usalo
e quindi anche miglioro le specificità degli input. Quindi devo fare una maniera molto precisa, devo dare tante ripetizioni per far sì che ci sia veramente uno stimolo efficace, l'intensità di questo stimolo, il tempo che io cerco di dare a questo stimolo, influenza anche l'età delle persone e l'interferenza, quindi se io non sono attento e non sono a 110% su quello che sto, ehm, eseguendo, mi dà esattamente dei risultati diversi. Quali sono i ricettori che inviano più informazioni al mio sistema nervoso centrale? Basta vedere esattamente la piramide, indicativamente in percentuale per rendere un'idea della piramide, 4 strati che rappresentano esattamente il movimento. Mettere anche il metabolismo nella piramide, quindi il metabolismo è anche il sistema respiratorio. Sì, però se vedete nella in questa piramide la gerarchia nervosa, attenzione nervosa, la propriocezione, quindi l'asana, è sulla punta più in alto che è il percentuale minore, per cui devo lavorarci sempre per quanto riguarda al nostro sistema nervoso, quindi le informazioni più veloci, quelle che creano neuroplasticità, quelle che vado a lavorare, per alimentare il mio cervello, devo lavorarci sul sistema metabolico, quindi respirazione, visivo, quindi gli occhi, vestibulare, quindi gli occhi interni e poi ovviamente l'asina stessa, quindi il sistema propriocettivo. Quindi qui si inizia a capire l'importanza di certi esercizi che lo facciamo prima, durante e alla fine della lezione del yoga e neurologia funzionale per cercare di completare tutta la parte dell'asana. Come lo vedremo esattamente nella lezione che poi vi ho lasciato sempre nelle lezioni precedenti e le lezioni che verranno successivamente più che altro pratiche. Andiamo avanti. La propriocezione è dove andiamo a lavorare lo stimolo dei recettori per far sì che il cervello abbia esattamente un tipo di informazione. Ricordatevi sempre che la propriocezione non è soltanto il movimento, ma all the body, all the time, è sempre, c'è sempre. Quindi non è soltanto mettermi, sul piattaforma quella trabalante, quella pedana che magari dà degli stimoli di propriocezione in una certo tipo di appoggio. No, è sempre, in qualsiasi momento, per cui anche allo yoga lavoriamo esattamente la propriocezione. Allora, la mappa propriocettiva. La propriocezione è nel cervello. Quante volte abbiamo sentito parlare di propriocezione della caviglia, delle spalle, eccetera. Sono termini usati in maniera impropria, ma noi sappiamo che ogni nostra parte del corpo è rappresentata qui. Tutto quello che percepiamo è nel cervello o nelle articolazioni. Qual è quindi la motivazione per il quale ci concentriamo sulle articolazioni? Per cui i movimenti che lo vediamo nelle lezioni di i movimenti di mobilità articolare sui polso, sulle mani e, sui piedi, migliorare la mappa propriocettiva, costruire una più dettagliata possibile. Ecco, quello che dicevo, mani, bocca e piedi sono chiamata high payoff. Tutti gli esercizi che si concentrano sulle zone sul maggior numero di articolazioni, mani, colonna vertebrale, piedi, caviglia, dita dei piedi, cranio, faccia e bocca. Sono dei movimenti che creeremo nel neuro warm up nella parte mediale, quindi parte centrale della pratica e la parte finale, per dare sempre delle informazioni nuove, per creare una facilità nell'eseguire l'asana, eccetera, eccetera. Allora, alcune considerazioni: stimolare i meccanocettori per attivare la mappa del cervello, alla sua capacità di elaborazione, integrazione e controllo del movimento. Nei movimenti complessi non sempre si riesce ad attivare tutti i recettori in tutti i ROM,
Allora, questo è stato esattamente una spiegazione basilare per quanto riguarda il tipo di lavoro che, faccio insieme allo yoga e la neurologia funzionale, quindi lo vedremo poi determinati tipi di asana, in determinate situazioni, di come impiegare determinati tipi di esercizi. Sono contento di aver dato magari una spiegazione un pochettino più approfondita, ovviamente, è una piccola spiegazione, poi successivamente parlerò anche delle altre spiegazioni, ma questo era esattamente per introdurre la parte teorica del yoga e neurologia funzionale. Per adesso, ho finito, vi auguro una buona giornata e ricordatevi sempre di iscrivetevi al mio canale e accendere la campanella di avviso per seguire gli altri video che verranno. Ci vediamo lungo le strade.